Oggi sono felice ma anche un po' triste. Felice perché ho l'opportunità di presentarvi il Bluetti Apex 300 che mi è appena arrivato ed è un'anteprima assoluta. E un po' triste perché questo andrà a sostituire questo qui, AC300, che è è il cuore del mio impianto fotovoltaico qui alla Baita, che utilizzo ormai da più di 2 anni. Successore, quindi si presume che avranno migliorato diverse cose e adesso le andremo a vedere. Però intanto diamo un'occhiata già alle differenze tra questa prima generazione e questa seconda generazione di impianto di accumulo domestico ma anche da utilizzare in modo itinerante. E l'evoluzione più importante è che prima AC300 aveva bisogno di una batteria a parte per poter funzionare, infatti adesso è spento, non funziona, proprio perché non può funzionare da solo. Invece Apex 300 ha già una batteria integrata da 2,7 kWh. Diamo un'occhiata veloce proprio alle differenze, notiamo che su AC300 c'erano più prese sciuco, qua ne abbiamo 4, ne abbiamo un po' meno, abbiamo dei pulsanti analogici, quindi che possiamo switchare manualmente, abbiamo un display digitale più classico, diciamo, nonostante sia la versione più moderna, perché adesso tutte le centrali, insomma, utilizzano questa tipologia di display perché è più semplice, più chiara, e quindi è andato a sostituire questo display che sembrava, diciamo, un piccolo monitor LCD con dei pixel, che fondamentalmente a me piaceva, devo dire la verità, però così abbiamo delle indicazioni chiare, perché poi alla fine la gestione di tutto l'impianto la andremo a fare tramite l'applicazione, quindi obiettivamente anche avere un display di quel tipo lì forse era abbastanza superfluo. Sono praticamente grosse uguali, ci sono diverse differenze anche dal punto di vista estetico, anche se lo stile è praticamente quello. Possiamo notare già da subito che abbiamo anteriormente solo le uscite per le sciuco, non abbiamo prese accendisigari, prese USB come ad esempio qui sul AC300, e abbiamo anche un pulsante differente, qua era metallico, qua è sempre metallico ma nero, retroilluminato. Perché hanno deciso di togliere queste uscite? Perché queste uscite poi ce le si trova sulle batterie. Quindi diciamo che per sicuramente togliere anche un pochino di superfluo e per abbassare anche il prezzo hanno tolto per l'appunto quello che era ridondante, poiché si trova sulla batteria. Quindi questa qui a tutti gli effetti è una power station, quindi noi possiamo prendere solo questo pezzo e utilizzarlo, quindi possiamo iniziare a costruire il nostro impianto partendo da questa e poi man mano nel corso del tempo, in base alle nostre esigenze, in base a quanto avremmo da investire, potremo espanderlo in modo quasi illimitato, direi, perché si può espandere fino a 54 kWh, che è veramente tantissimo. Ma adesso salutiamo AC300 che ha svolto egregiamente il suo lavoro. Entriamo in questa nuova dimensione di Apex 300 e andiamo a vedere quali sono le novità. Quindi diamo un'occhiata esternamente tutto quello che offre questa Bluetti Apex 300. La prima differenza importante rispetto alla C300 è che abbiamo una potenza in uscita maggiore, abbiamo 3,8 kW di potenza nominale, quindi tanta potenza, siamo già oltre 3 kW, quindi più del contatore di casa che è 3,3 kW di base normalmente, e un accumulo di 2,7 kWh. Quindi una power station che già usata così ci permette di fare tantissime cose. 16 A le 4 prese sciuco, ovviamente inverter ad onda sinusoidale pura, batterie litio ferro fosfato garantite fino a 17 anni, batterie che durano davvero una vita, e abbiamo questi pulsanti, sono un po' una novità che non avevo mai visto prima su Bluetti. Qui abbiamo Silent, Auto e Turbo, queste sono le modalità di ricarica dalla corrente di rete, quindi Silent sarà silenziosa ma lenta, Auto automatica, Turbo quella più veloce. Ora vi fornisco tutti i dati delle diverse tipologie di ricarica, quindi Silent è quella ovviamente più silenziosa, è quella che
preserva di più la batteria. 500 watt massimi dalla corrente di rete, 500 watt massimi dal fotovoltaico e 500 watt massimi combinato fotovoltaico rete. La modalità turbo invece ci permette di caricare a 3840 watt dalla rete, 2400 watt dal fotovoltaico con doppio regolatore di tensione MPPT come la Bluetti AC300. Questa è una cosa che io ho trovato fantastica, perché ho due impianti fotovoltaici differenti, uno da una parte e uno da un'altra, e quindi sono indipendenti e mi permettono di ottimizzare la ricarica in base alle stagioni, in base alle ore di luce che ho qui in mezzo al bosco. Combinato 3840 watt, questa è la ricarica più rapida che abbiamo. Invece qui auto, che dovrebbe essere diciamo la standard, 1440 watt dalla rete, 1440 watt dal fotovoltaico e combinato sempre 1440. Di qua invece abbiamo il pulsante per l'attivazione della corrente alternata, quindi dell'inverter da 3,8 kW, retroilluminato, diverso rispetto agli altri della Bluetti. Quando lo attiviamo sentiamo un tac. E qui abbiamo il pulsante per la modalità eco. Modalità eco serve per evitare di scaricare la centrale se ci dimentichiamo, insomma, se non ci sono carichi collegati, la centrale dopo 4 ore si spegne, in modo da evitare che si scarichi inutilmente. Quindi se non vogliamo che si spenga la centrale, automaticamente disattiviamo la modalità eco. Questa è una novità. Magic Button è un bottone personalizzabile tramite l'applicazione, quindi decideremo noi cosa far fare a questo bottone. Da questo lato abbiamo un connettore che sicuramente interesserà a molti, è quello per alimentare praticamente tutta la casa, 3,8 kW in uscita. Si può collegare anche la ricarica dell'auto elettrica, sempre tenendo come riferimento questi 3,8 kW. C'è un accessorio a parte per la ricarica dell'auto elettrica. Questo invece è l'ingresso dalla corrente di rete, il classico per la ricarica dalla corrente di rete, e qui abbiamo il breaker e l'inserto per collegare la messa a terra. Qui abbiamo una griglia removibile dove ci sono le due ventole, e questa centrale è IP20, quindi non è impermeabile, ma è progettata per resistere all'intrusione di corpi estranei abbastanza piccoli, ecco, quindi per evitare che possa entrare della segatura, per esempio, o comunque piccoli oggetti che potrebbero rovinare la centrale. Da questo lato abbiamo l'ingresso del fotovoltaico, due ingressi, due connettori diversi rispetto al connettore che c'era su AC300, era un connettore con la ghiera a vite. Qui abbiamo due connettori con due pin l'uno, sono due regolatori di tensione MPPT separati da 1200 watt l'uno, ma l'ingresso del fotovoltaico su questo impianto è espandibile, se non erro fino a 30 kW. Presumo che ci siano poi degli accessori da acquistare separatamente se vogliamo avere un ingresso più importante. Mentre qui abbiamo il connettore per il collegamento delle batterie di espansione. Possiamo collegare fino a 6 B300K per un totale di 19 kWh, quindi veramente tantissima autonomia. Vi faccio vedere anche display, super semplice, non abbiamo touchscreen, abbiamo un display digitale, analogico, diciamo anche un po' vecchio stile, con ingressi, uscite e indicazioni delle funzionalità che abbiamo attivato. Molto semplice ma molto chiaro, ecco. Forse con un display così vi si semplifica un pochino la vita rispetto a quello di prima, che era touch,
perché qui è tutto un po' più analogico se vogliamo, ma tramite l'applicazione abbiamo delle funzionalità avanzate che comunque anche prima non riuscivamo ad avere col display LCD Touch. Riguardo all'impressione proprio per quanto riguarda la solidità, la centrale è fatta molto bene, è molto solida, costruita, si vede che è un prodotto di qualità, insomma. Pesa di più rispetto ad AC300, ma neanche poi tantissimo. Questa pesa 38 kg, ovviamente avendo la batteria all'interno il peso lo fa quello. Il sistema è ovviamente compatibile con tutte le batterie dei vari sistemi AC300, AC500, quindi le B300, le B300S, però il sistema nasce con le B300K, quindi sicuramente la migliore compatibilità che potete avere ce l'avete con le B300K, ma per esempio io ho 3 batterie B300 e una B300K, non c'è problema, dovrebbe funzionare tranquillamente con tutto. Oltretutto aumentandomi l'autonomia, perché qui abbiamo questi 2,7 kWh in più che prima non avevo ovviamente sulla AC300. Solite cose, gruppo di continuità ovviamente lo fa tutto quello che, insomma, ha tutto quello che serve. La centrale è super completa e presumo anche che sia estremamente personalizzabile con ulteriori accessori esterni, quindi si può aumentare ulteriormente la potenza, si può collegare in parallelo, se ne possono collegare 2, se ne possono collegare 3, creando degli impianti mostruosi con accumuli infiniti. E un'altra caratteristica è il bassissimo consumo in stand-by. Questa centrale dovrebbe consumare davvero molto poco, sicuramente molto meno rispetto ad AC300. Questo cosa significa? Che risparmiamo energia quando la centrale è per l'appunto in stand-by, cioè non la stiamo usando, sappiamo benissimo che qualsiasi impianto ha un consumo, questa qui dovrebbe avere un consumo ancora più ottimizzato per evitare di sprecare corrente inutilmente. Quindi magari siamo via una settimana, non c'è nulla di collegato, magari abbiamo collegato veramente solo un modem per dire, e fa una settimana di brutto tempo e non riusciamo insomma a caricarla col fotovoltaico, dovrebbe galleggiare abbastanza bene consumando molto poco. Altra novità interessante, e sembrerebbe che qui Bluetti abbia ascoltato i miei suggerimenti nell'ultimo video quando mi avevano mandato la B300K, sembrerebbe che finalmente hanno progettato e costruito i cavi piatti, quindi teoricamente non dovremmo avere più quei cavi lunghi che occupano tanto spazio, dovremmo avere dei cavi piatti che appunto sono ottimizzati per risparmiare tanto spazio. Finalmente tante piccole e grandi innovazioni che secondo me rendono questo impianto un degno successore di AC300, che comunque secondo me resta un ottimo impianto. Mi sono trovato veramente da Dio in questo tempo, ho sempre avuto potenza sufficiente, non mi sono mai trovato in difficoltà ed è sempre stato affidabile, quindi spero che anche questo segua le sue orme, anzi anche meglio. Connettività ovviamente ce l'abbiamo, quindi possiamo utilizzare sia Bluetooth 5.0 che Wi-Fi per aggiornamenti firmware, ma anche per comandare la stazione. La applicazione è migliorata moltissimo nel corso del tempo, è sempre in fase di aggiornamento, quindi ci sono costanti miglioramenti, ci sono sempre nuove funzionalità. Diciamo che Bluetti ascolta molto anche l'utente, quindi adesso finalmente è stato aggiunto anche già da un po' il grafico con la produzione dal fotovoltaico, il consumo, tutte le statistiche. Possiamo ovviamente praticamente comandarla tutta da remoto anche se siamo dall'altra parte del mondo. C'è una nuova sezione, qui nell'applicazione vedo componenti, non so cosa sia, ma presumo Solar X4K, presumo che possa essere quell'accessorio per aumentare l'ingresso dal fotovoltaico, per esempio. Ma credo che ci dovremmo aspettare davvero diversi accessori che si potranno utilizzare con questa centrale. Possiamo attivare e disattivare la corrente alternata. Abbiamo una stima del tempo rimanente in base al consumo che la centrale sta
avendo in un dato momento, quindi una proiezione, i soldi risparmiati impostando la tariffa della corrente. Abbiamo anche sotto, ci dice quanto fotovoltaico abbiamo generato e quanta CO2 abbiamo evitato di immettere in atmosfera, e qui sulla pagina delle impostazioni abbiamo password di connessione Bluetooth, funzionalità interessante per evitare che qualcuno si colleghi così a caso alla vostra centrale. Finalmente possiamo inserire la password Bluetooth per evitare per l'appunto questi scherzetti. E abbiamo le modalità di funzionamento, cioè tutta la personalizzazione. Possiamo scegliere di caricarla dalla corrente di rete entro una certa percentuale di carica, possiamo preferire il fotovoltaico, possiamo fare tutte le combinazioni che vogliamo. Questo è ovviamente è una cosa più per l'utilizzo domestico. Allarme catastrofe: se viene rilevato un allarme, il dispositivo entra immediatamente in modalità backup e inizia a caricarsi utilizzando l'energia solare e la rete elettrica per massimizzare la sua capacità. Una volta revocato l'allarme tornerà alla modalità di lavoro precedente. Questa andrebbe approfondita un po'. Modalità di ricarica, quelle che abbiamo visto prima. Powerlifting, si può fare anche powerlifting. Powerlifting cosa fa? A parte che mi domando, ma che vi serve il powerlifting con una centrale che vi dà 3,8 kW? Però il powerlifting aumenta ulteriormente la potenza nominale, andando a, tra virgolette, rovinare un pochino la onda sinusoidale dell'inverter. Quindi io onestamente vi sconsiglio di utilizzare powerlifting, perché con tutta la potenza che abbiamo non avremo problemi. Possiamo personalizzare la modalità eco, quindi scegliere dopo quante ore si spegne, e anche possiamo scegliere anche il carico minimo per lo spegnimento. Adesso è impostato su 10 watt, cioè se non entrano almeno 10 watt dopo 4 ore la centrale si spegne, ma possiamo personalizzarlo. Abbiamo anche un blocco bambini, pulsante magico, non ancora impostato, però sembra interessante. Carica e scarica programmata abbiamo. Backup uso personale, blocco bambini, modalità boost di rete, powerlifting. Queste al momento sono le cose che le funzionalità che possiamo abilitare con il pulsante magico. Aggiornamenti, impostazioni avanzate, possiamo scegliere corrente d'ingresso massima dalla rete, e insomma fare un po' di modifiche. Insomma, sicuramente una centrale super completa, che vi devo dire è una figata. Questa qui è una figata. Io con la C300 mi sono trovato da Dio, questa non potrà essere che meglio di AC300, e quindi sono curioso ovviamente di provarlo. Adesso vi saprò dire qualche cosa di più a distanza magari di un po' di tempo. Vedremo come si comporterà, però sono sicuro che sarà affidabile e una bella evoluzione rispetto da C300. Se avete domande, curiosità, scrivetemele nei commenti, io nel limite del possibile cercherò di rispondervi. Il prezzo non lo so, perché il prodotto è in fase di lancio, quindi non so ancora esattamente quanto costerà. Che vi posso dire? Che per prima cosa devo provarlo, cioè devo collegarlo e utilizzarlo come facevo con AC300, quindi io lo utilizzo nel senso che lo metto lì e automaticamente faccio funzionare tutto come se fosse il mio contatore domestico, perché qui sono totalmente off grid. Sulla carta è un ottimo impianto, per quanto mi riguarda il migliore, perché AC300 era davvero un impianto innovativo. Questo qui è molto figo perché fa anche da power station di suo, quindi potenzialmente lo possiamo anche spostare, possiamo portarlo in giro, quindi può essere sia un impianto per camper, potenzialmente vi potete portare solo questo sul camper e vi potete tenere le batterie a casa come impianto di accumulo domestico, quindi è estremamente versatile. Vi lascerò tutti i link in descrizione, guardate, perché quando ci sarà il lancio poi magari ci saranno codici di sconto.
e vi terrò aggiornati ovviamente su come si comporterà. Grazie a tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Luca, alla prossima!